E se vi dicessi che è possibile generare video con questa qualità con One 2.1 ma dimezzando se non di più i tempi, mi credereste? E fareste bene perché lo vedremo oggi nella guida. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Ormai abbiamo capito che quest'anno è l'anno delle generazioni video. Abbiamo superato il culmine della montagna e adesso tutto sta iniziando a scendere a velocità folli. Di mese in mese, di settimana in settimana arrivano nuovi modelli, nuove ottimizzazioni e da che generare un video di pochi secondi con qualità pessime era un qualcosa di incredibile, siamo arrivati a delle generazioni assolutamente pazzesche nel giro di poco, perché oggi vedremo come generare con One 2.1 con delle ottimizzazioni e delle modifiche che ci permetteranno di abbassare drasticamente le tempistiche. Partiamo da una variazione su One 2.1 che si chiama One 2.1 Fusion X. Questo modello si basa sulla versione 14 miliardi di parametri di One 2.1, al quale sono stati aggiunti una serie di LoRa e di ottimizzazioni per renderlo molto più veloce nella generazione. È necessario cambiare alcune impostazioni nel keysampler, infatti gli step scendono drasticamente con un massimo di 10 fino ad arrivare a 6 più o meno. Però come ogni generazione tutto può variare in base ai risultati che volete avere e i workflow che avete fatto. Cambia anche il CFG che diventa 1, il resto rimane identico, è comunque One 2.1, perciò text encoder, VAE, OpenVision per quando fate l'image to video rimangono uguali. Proprio per questo motivo io avevo fatto una guida su One 2.1 che vi consiglio di seguire se non avete mai generato con One 2.1, perché lì vi spiegavo dove trovare il text encoder, l'OpenVision, il VAE, tutte le varie versioni che c'erano, gli FP16, FP8, WOOF, tutto quanto. Non rivedremo quella parte nella guida di oggi. Oggi vedremo solo il modello One 2.1 Fusion e un'ottimizzazione successiva chiamata Lightning. Questa versione non è proprio un modello, ma sono una serie di LoRa che si vanno ad aggiungere a One 2.1 base. Ma prima di complicarci la vita con tutti questi nomi, andiamo a vedere direttamente nella guida come usare tutto e come far calare drasticamente le tempistiche di generazione. Partiamo dalla pagina Hugging Face di Fusion X, questo modello derivato da One 2.1 che permette di fare generazioni ultra fast. È sulla base della versione 14 miliardi di parametri, quindi non è leggerissimo come occupazione VRAM, ma è estremamente veloce nella generazione. Nonostante tutto, come specificano loro, sono riusciti a mantenere la qualità del movimento, la consistenza della scena e i dettagli. Questo modello è una specie di merge con base One 2.1 14B 720p che integra già cose molto interessanti come CauseVid, HVideo, MovieGen, MPS Reward LoRa e alcuni custom LoRa. Di conseguenza non dovrete aggiungerle queste cose per quanto riguarda la versione Fusion X. Ed è anche questo che permette di avere una velocità così alta. Successivamente però è arrivato anche un LoRa dedicato a Fusion X che vi permette di metterlo sopra il modello originale. Sinceramente credo che convenga più usare il modello creato appositamente piuttosto che la versione LoRa, però dipende dal vostro workflow e da come volete impostarlo. In ogni caso ne parlano bene, dicono che è anche più veloce, prendendo ad esempio sempre una RTX 5090, però vabbè, e che con pochi secondi vi permette di fare un video. Vi posso assicurare che le tempistiche scendono veramente tanto. A me sono scese del 50% e in alcuni casi scendono anche di più. Vedete che comunque la qualità è molto alta. A livello di consumo di VRAM è molto vicino a One 2.1. Quello che vi aiuta è la velocità con cui vengono generati questi video. Se noi scendiamo qua sotto, qui abbiamo i workflow che ho usato di base per creare i miei. In realtà il modello base è molto simile a One, basta cambiare alcuni valori e potete già usare i vecchi workflow, ma io li ho creati appositamente in modo tale che avete già le impostazioni corrette e partite subito. Mentre qua sotto abbiamo i vari modelli e il collegamento anche alle versioni GUF che vedremo dopo come raggiungerle. Se torniamo su però andiamo in File and Version, qui troviamo tutti i modelli, abbiamo le versioni FP16 e le versioni FP8 che sono queste senza la
dicitura. Solitamente mettono FP8, ma in questo caso ve lo dico io, sono le versioni FP8. Decidete quali scaricare. Oggi vedremo essenzialmente questi, non vedremo Phantom, ma vi posso dire che gli FP16 sono molto pesanti. Attenzione a scegliere queste versioni perché o fate un offloading esagerato sempre che non crasha tutto, o dovete avere veramente tanti giga come una 5090 forse, se basta. Qua in alto invece troviamo anche i LoRa legati a Fusion X, se volete usarlo come LoRa invece che come modello in sé. Come dicevo prima, secondo me conviene scaricare il modello intero e usare quello, è più comodo. Dipende dal workflow che avete voi, in ogni caso potete scaricarlo da qui sempre con la freccettina e dopo vediamo come usarli. Un altro posto dove scaricare questi modelli è quello linkato insieme ai workflow che abbiamo visto prima, ovvero CVTI, che vi metto sempre in descrizione. Qua viene specificato bene che modello è, più che altro dalla risorsa qua sotto è un FP8, abbiamo il text to video, l'image to video, Phantom e 2 versioni di GUF, ma vediamo come scaricare i GUF direttamente. Io preferisco usare i GUF perché non sono più veloci a generare, ma vi permettono di risparmiare sulla VRAM. Per esempio io con il Q8 riesco a stare dentro la mia 3090, cosa che non riuscirei sicuramente con l'FP16. Qui come sempre se volete scaricarli cliccate il link qui. Ricordate sempre che c'è una differenza fra text to video, image to video e VACE. Per esempio qua in queste 2 risorse non c'è il modello VACE. Adesso vi faccio vedere, c'è in versione GUF. Queste pagine ovviamente ve le linko poi sotto e se andate sempre in File and Version avete per esempio qua l'image to video, tutti i GUF, partendo dal Q8 si va a scendere, in base a quanti giga di VRAM avete dovreste fare una scelta. Considerate, vi faccio un esempio, che usando sia il text encoder che il modello Q8 io arrivo sui 23 giga, arrivo quasi a 24. Se ne avete meno dovete un po' scendere. È ovvio che potete fare l'offloading, potete fare ottimizzazioni che volete, ma tutte queste cose aumentano tanto le tempistiche. Se invece riuscite a stare dentro la scheda video, la generazione diminuisce di tempistica. Altra pagina, questa è la versione text to video, se volete sempre versione GUF, e poi c'è la versione VACE, se volete qua sempre stesso discorso, si parte dal Q8 e si scende. Dove vanno messi questi modelli? Se noi apriamo la cartella Models, come ho detto all'inizio, siccome questo modello è praticamente molto simile a One 2.1 e condivide la maggior parte dei file necessari, non ripeterò tutto da capo perché altrimenti dobbiamo rivedere il text encoder, il clip, il VAE. Vi faccio vedere solo quali sono nelle cartelle, ma per trovarli e capire quali prendere, guardate quella guida in particolare. Io ho in clip la versione GUF dell'UMT5, sempre Q8, poi ho in Clip Vision il Clip Vision H, poi ho nella cartella Unit, ho fatto One 2.1, ho tutti i GUF e le versioni che vedete, Fusion X, Image to Video, Text to Video e poi il VACE. Gli altri modelli li sto tenendo adesso, ma potrei anche cancellarli volendo. E infine ho il VAE, sempre cartellina, ho fatto il suo VAE. La differenza è che se voi scaricate i modelli FP16 o FP8 vanno messi in Diffusion Model. Potete fare una cartella o meno indifferente, ma li mettete qui. Come dicevo prima, io adesso sto preferendo sempre i GUF perché consumano meno VRAM e avere un po' più di VRAM quando i workflow iniziano a diventare più pesanti è sempre utile. Anche i text encoder, se non ricordo male, se scaricate quello FP16 va messo qua e non va messo in clip, ma comunque nell'altra guida vi spiegavo anche queste cose. Ora abbiamo i file che ci servono. Dopo vediamo in particolare i LoRa, perché se andiamo nella cartella LoRa io ho fatto sempre la cartella One 2.1 e ho questi due, ovvero quelli che vi permettono di evitare di scaricare il modello e che potete applicare su quello originale. Cioè invece di scaricare il modello intero di Fusion X, scaricate solo il LoRa e lo applicate al modello di One 2.1. Decidete voi cosa fare, io credo sia meglio scaricare il modello intero, però vedete voi. E poi avevo qua Chaosvid che abbiamo usato nell'altra guida con VACE. Per Lightning vediamo dopo i LoRa da scaricare. Ultime cose, se torniamo qua, i workflow ai quali mi sono ispirato, che sono quelli che hanno condiviso loro, sono tutti questi, sono sempre linkati da Hugging Face e ai quali si aggiungono anche questi di Lightning. Questi sono essenzialmente LoRa che vanno applicati al modello originale di One 2.1. Questi LoRa non si applicano a Fusion X, ma vediamo poi tutto in dettaglio. A questo punto abbiamo tutto e andiamo su ConfUI. Io ce l'ho già aperta, ma prima di aprirla fate sempre questa cosa. Andiamo nella sua cartella, andiamo in Update e fate Update ConfUI Bet.
Lui fa un controllo sui file e ovviamente con ConfUI chiusa aggiornate la parte front-end. Quando ha finito date invio, adesso in realtà non ha fatto nessun aggiornamento perché è già aggiornata la mia. Dopodiché potete avviare ConfUI con il solito file di avvio e ci troviamo davanti alla nostra cara interfaccia amata da tutti. Ora facciamo Manager e facciamo Update All. Questo vi permette di aggiornare tutto, anche i nodi che avete su, e nel frattempo magari guardate il changelog, così vedete cosa hanno sistemato, cosa hanno aggiunto e soprattutto potete vedere la versione che io ho di ConfUI e quella che avete voi, almeno vi fate un'idea se siamo allineati. Se l'avete più recente semplicemente state guardando la guida qualche tempo dopo, ma se non vi torna come versione dovete aggiornarla ovviamente. Fate Close. Una cosa utile che hanno messo adesso è che quando iniziate a fare queste cose compare il prompt dei comandi qua sotto, che è la stessa cosa che vedete qui. Questo che vedete è un workflow di base che non c'entra niente. Adesso carichiamo quello che ho fatto io. Prima, se non avete mai usato ConfUI, ho fatto una guida che spiega come usarla da zero. Sto aspettando che fanno l'ultimo aggiornamento grosso per poter fare la guida aggiornata all'ultima versione. Guardando quella guida vedrete una piccola differenza di interfaccia che ritroverete cambiando questo settaggio qua in basso su Setting, facendo qui dove c'è menu andate su Disable e a questo punto sarà uguale a quella della guida, ma in realtà cambia poco. Hanno cambiato altre cose più importanti, in generale dovreste trovarvi. In aggiunta a questa guida c'è anche una specie di podcast che ho fatto con 3 episodi dove spiego tutto questo a un mio amico che non ha mai usato ConfUI e in quel caso l'interfaccia è più recente. Non sarà mai giusta l'interfaccia perché continuano ad aggiornarla in maniera ossessiva, è sempre diversa in ogni guida che faccio, però una volta aggiunti questi nuovi nodi V3 dovrei avere un momento in cui fare la guida e almeno lasciarla simile per diversi mesi. Facciamo workflow e in questo caso non possiamo fare browse templates perché ConfUI non ha fatto dei workflow per questa versione di 1.2.1, perciò facciamo open e sono nella mia cartella clonata dal repository di GitHub. Ho lasciato sempre la cartella 1.2.1 perché alla fine il modello è 1.2.1. Se entrate avete tutti questi workflow. Quelli che si vanno ad aggiungere oggi sono questi due dedicati proprio al modello di Fusion X, poi abbiamo Lightning e lo vedremo alla fine, mentre le versioni Vase sono rimaste uguali e le ho soltanto aggiornate, non ho aggiunto altro, perché in realtà questo modello funziona esattamente come 1.2.1, quello che cambiano sono i settaggi di elaborazione. Però come dicevo, per semplificare la vita a chi usa questi workflow li ho già fatti e configurati, perciò partiamo dal text to video. Come sempre, quando aprite un workflow del quale non avete i nodi vi farà un avviso. Ora vi avvisa anche sui modelli se non li avete scaricati o se non li trova nelle cartelle che vuole lui, ma voi chiudete tutto se avete già scaricato i modelli ovviamente e fate Manager e fate Install Missing Custom Nodes. Qui una volta finito di caricare vi farà l'elenco di tutti i nodi che vi mancano, li spuntate qui, fate Install, lui li installa, riavviate ConfUI e vi trovate nuovamente sulla vostra web UI. A questo punto dovreste vedere tutti i nodi visibili e non con i segni rossi. Cosa ho cambiato da questo workflow? In realtà l'ho semplificato, ho tolto delle cose perché questo modello ha già praticamente tutto integrato, di conseguenza non servivano tutte quelle ottimizzazioni messe in più. Almeno dai test che ho fatto io, mettere cose come il T-Cache andava a peggiorare la generazione, va già bene così e secondo me è questa la forza di questo modello, pochissimi step, molto veloce e dà un ottimo risultato. Vediamolo velocemente come sempre. Allora c'è il caricamento dei modelli, io metto sempre i due caricamenti se avete scelto il GUF o se avete scelto l'FP16 o l'FP8. Io preferisco il GUF, ricordatevi di fare R sulla tastiera in modo che vi fa l'aggiornamento dei collegamenti e dopodiché selezionate quello che vi serve. Se volete usare quest'altro nodo e mettere l'FP16 lo dovete collegare qua così, o uno o l'altro ovviamente, e se usate l'FP8 qua selezionate la versione di FP8. Qua sotto carichiamo i clip, che in questo caso è solo uno ed è l'UMT5 XXL. Anche qui ho messo il GUF selezionato su One, ma se voi volete usare l'FP8 potete scegliere quello, l'FP16, quello che preferite. Anche in questo caso collegate il nodo e qua sotto poi abbiamo il VAE. Tutte queste cose le facevo vedere nell'altra guida, però non le faccio vedere anche qua, sennò diventerebbe incredibilmente più lungo, ma basta che seguite il pezzo iniziale di quella guida lì e vi spiega i vari modelli, quali prendere e quali scegliere, ma alla fine vi dico direttamente il mio punto di vista: prendete i GUF che fate prima
ovviamente nella versione che è più a genio la vostra scheda video. Su quello, ahimè, dovete testare voi e vedere quale potrebbe andare bene, e a questo punto siete già a posto. Se avete una 5090 e tantissimi giga di RAM, lanciatevi pure nel prendere i modelli migliori. A seguire poi abbiamo l'elaborazione in sé, niente di più. C'è il prompt positivo, il prompt negativo, lo shift e poi l'elaborazione. Cos'è che è cambiato? Principalmente guardiamo l'elaborazione. È un modello che permette di fare pochissimi step. Considerate dai 10 in giù. 10 è un valore alto, è quello che consigliano loro, ma ho visto anche che dicono di usare 8, 6, anche meno. Ovviamente con 10 avete già un bel risultato. A seguire c'è il CFG A1. Cosa succede se il CFG A1? Che non viene usato il negative prompt. In un altro workflow c'è un sistema per aggirare questa problematica. Io non l'ho messo in tutti, l'ho lasciato dove lo consigliavano loro, o almeno dove l'hanno messo nei loro workflow. Ma di base considerate che ogni volta che vedete il CFG A1 è inutile fare il negative, non cambierà niente nella generazione che fate dopo. Nonostante ci sia il negative impostato, concentratevi sul positive. Il sampler name e lo scheduler sono uguali a quelli di One 2.1, ma come sempre qua potete lanciarvi a provare altre versioni e vedere se viene qualcosa meglio, così come lo scheduler. Lo shift ho visto che consigliavano A1 per questo tipo di workflow. Io ho lasciato il caricamento dell'ora. Non lo impostate con Fusion X, ma qua dovete rimettere il modello normale di base. In questo caso siamo sul text to video, questo qui. Così allora posso collegarlo al model e giocare poi con l'on straight model. Loro dicevano che mettendolo tipo A2 si può scendere addirittura anche di più. Se torniamo sulla pagina di prima, dove parlava dell'ora, facevo un esempio, ovvero se noi mettiamo lo straight A2 possiamo scendere addirittura a 3 step. Mi sembra veramente tantissimo così, però potete fare questa prova. Ma sempre su questa pagina, se noi scendiamo in fondo, ci danno anche dei dati di esempio. Non è tutto così statico e non lo sarà mai così statico in queste generazioni. Però il text to video, il CFG deve essere a 1, lo shift io ho impostato 1, ma in base alla risoluzione può variare. Se mettete questa risoluzione mettete 2. Per il realismo abbassate il valore, per lo stile mettete fra 3 e 9. Scheduler è raccomandato un IPC, ma c'è un'altra alternativa come Flow Match Cause Vid per alcuni dettagli migliori. Mentre con l'image to video abbiamo sempre il CFG A1, lo shift A2 lavora bene nella maggior parte dei casi, lo scheduler è raccomandato DPM++ SDE e beta, e per aumentare il movimento e evitare l'effetto slow motion di mettere una lunghezza di 121 frame e 24 fps. Qua sotto aggiungono che lavora bene sia 6 step, una qualità migliore fra gli 8 e i 10 step, è una sostituzione della versione 14B come vi dicevo, e poi vabbè altre cose che abbiamo già visto prima, come non aggiungere ancora cause vid e tutto quanto. Magari adesso che ci penso queste cose ve le aggiungo al workflow, così almeno sono già scritte lì prima di caricarlo. Torniamo di qua. Io avendo già messo il modello che ricarico, text to video, tolgo il l'ora perché non ha senso a questo punto. Messo così gli sto dicendo che è il video di una ragazza che è praticamente sulla spiaggia, si tocca i capelli, è una cosa molto semplice ma abbastanza descritta, diciamo. Il prompt dovete farlo molto ben descritto per questo modello, più lo descrivete e più avrete un bel risultato. Ora proviamo a farlo generare e vediamo che risultati dà e in quanto tempo soprattutto. Ok, è terminato, e guardate un po' qui cosa ci ha fatto, e la qualità è rimasta comunque altissima perché non abbiamo perso nulla, nonostante questo modello stia andando a molti meno step rispetto a One 2.1 e volendo, come abbiamo visto, possiamo anche scendere. I risultati sono pazzeschi, ha mantenuto un sacco di dettagli, non sono a 720p perché comunque già così prende tanti giga di VRAM, ma potete lanciarvi a fare una generazione del genere. Quanto ci ha messo a fare questa cosa? Vediamolo qua. La bellezza di 452 secondi, perché qua vediamo il dato finale mentre questa è solo la generazione. Facendo un calcolo sono circa 7 minuti, un qualcosa in più rispetto alla generazione perché ovviamente fa anche altri passaggi e come sapete i GUF rallentano un pochettino all'inizio perché è come se li scompattasse. Poi c'è il vantaggio del avere qualche giga di VRAM più libero. Quanti ne avevo liberi? Niente, praticamente, perché è arrivato a 23 qualcosa. Stava quasi saturandomi la VRAM, però è come se io avessi lo step prima degli FP16. Se voi volete scendere con i GUF riuscite a
risparmiare un po' di VRAM, non c'è nessun problema. Questo è veramente un bel passo avanti, perché riuscire ad avere la stessa cosa di One 2.1 in 7 minuti con 81 frame è veramente un bellissimo risultato. Io dovevo dimezzarli e ci mettevo lo stesso tempo. Se mettevo 81 ci mettevo circa un quarto d'ora o poco meno. Fate dai 12 ai 13 minuti, 14 con 81 frame. Ora ci metto esattamente la metà per fare la stessa generazione. Passiamo subito a quello dopo, dato che non c'è nient'altro più da vedere. Se per caso sei lontano dalla tua workstation o non hai voglia di aprire ConfUI o sei solamente curioso di vedere come è stata generata un'immagine, ho creato una web app accessibile tramite GitHub che si chiama Workflow Inspector. Questa web app vi permette di caricare o un file o un workflow direttamente, perché supporta diverse estensioni come il PNG, il WebP, il FLAC, l'MP4 e il JSON direttamente. Una volta che caricate il file, se contiene all'interno il workflow ovviamente, vi mostra tutti i nodi utilizzati al suo interno, un'anteprima del workflow perché usa Lightgraph e simula quello che farebbe vedere ConfUI, e nella parte sottostante tutte le note che sono state incluse. In questo modo vi permette di evitare di aprire il ConfUI e dare una sbirciata a come è stata realizzata un'immagine o un video, e in questo modo avere subito un'idea su cosa è stato inserito senza dover aprirlo in ConfUI e magari dover installare i nodi e tutto quanto. Trovate il link in descrizione. Facciamo workflow, open e andiamo sull'email to video. Anche qua non cambia nulla in realtà, perché è praticamente lo stesso workflow. Si aggiunge cosa? Quello che avevamo visto anche nell'altra guida, i clip vision. Fate attenzione ovviamente all'immagine che mettete, perché darà lei la risoluzione al workflow. Qui potete andare a variarla, vedete, di base l'immagine che ho caricato io è 1280x853, gli ho detto di stare dentro a una risoluzione che piace a One 2.1, ma qui sopra vi ho riportato quelle più congeniali al modello base. Qua in realtà, se torniamo sulla pagina, parlava anche di queste risoluzioni che potrebbero anche andare bene a questo punto. Se torniamo qui, gli cambiate i valori, lui andrà a fare un crop e a questo punto dovete fare attenzione a come viene tagliato. Io vi consiglio di mettere già l'immagine pronta, evitate sempre di dargli in pasto qualcosa che poi passa, inizia a fare la generazione e 7 minuti dopo avete un qualcosa che non vi piace, se non di più, perché sulla mia ci mette 7 minuti, magari sulla vostra ci mette molto di più. Con questo workflow ovviamente dobbiamo dirgli cosa andrà a fare con l'immagine, non la crea da zero, lui prende l'immagine che già esiste e la anima in base a quello che gli avete scritto. In questo caso specifico c'è un cane, un golden retriever, che corre su una strada, gli sto descrivendo l'immagine com'è e gli dico come vorrei che la animasse. Il cane corre, felice, energetico, una cosa semplice, in poche parole. Stessa cosa anche qui, il CFG a 1 è inutile mettere il negative, ma come dicevo vediamo dopo il workflow dove questa cosa viene aggirata e se volete la riportate in tutti i workflow che preferite. Come dicevo sul sito, io ho messo sampler name DPM++ SDE e scheduler beta perché lo consigliavano. Lascio sempre gli step a 10, ma appunto poi nel workflow che scaricherete magari metto la nota qua sotto con i dettagli che mettono loro, che sicuramente averli qua può essere utile. Non si aggiunge niente di più, lo shift come vedevamo consigliavano a 2 per l'image to video, ma ovviamente qua va caricato il modello image to video Fusion X, sempre il Q8, mentre gli altri modelli, il text encoder, il clip e il VAE rimangono uguali. Proviamo a farlo generare e vi dico quanto ci mette e vediamo che risultati dà. E ha terminato, vediamo in dettaglio cosa ha fatto. Ragazzi, se pensiamo che sono solo 10 step è assolutamente incredibile, perché in tutte le generazioni che ho fatto non fa mai allucinazioni e guardate come ha giocato bene con la luce, cioè questo video è veramente realistico e fatto benissimo. Io lo sto facendo alla risoluzione che avete visto prima, 832x480, ma potete lanciarvi a una risoluzione anche di 1280x720. Ovvio è che più aumentate queste cose e più chiedete alla vostra scheda video e alla VRAM. Però ragazzi, stiamo già arrivando a risultati pazzeschi dal mio punto di vista. Per fare questa generazione ci ha messo un po' di più, perché l'image to video generalmente impegna un po' di più l'elaborazione rispetto al text to video, perché
parte da un'immagine e deve cercare di dargli un senso invece che prendere l'iniziativa e farlo come vuole lui. Allora questa generazione di per sé ci ha messo 12 minuti per un totale comunque di 12 minuti e 45 circa. Senza queste ottimizzazioni le tempistiche aumentano veramente tantissimo e penso che avrete idea se avete già fatto delle prove con One 2.1 in versione originale. Passiamo allora al workflow con Vase. Andiamo sempre su Open, vediamo un po' quale aprire. Ovviamente non li vediamo tutti questi e non stiamo neanche a fare generazioni in particolare. Per esempio ne apro uno che è questo qui, quello con ControlNet. Cosa sono andato a modificare di tutti questi workflow con Vase? Principalmente nulla dei nodi, perché parliamo di modificare solamente i valori del keysampler e nel caso dello shift, perché se volete generare con Fusion X dovrete solo cambiare il modello, ovviamente mettere la versione Vase di Fusion X, questi qua rimangono sempre uguali, tutto il resto rimane uguale, quello che cambia sono i valori che vedevamo prima, ovvero gli step dovete abbassarli, il CFG dovete cambiarlo e se volete, essendo spesso un image to video o un video to video, magari potrebbe andare bene cambiare il sampler name e lo scheduler come consigliava con l'image to image. Qua sotto io ho riportato questi dati. One 2.1 Fusion X di step 10, ma potete anche scendere e il CFG a 1. Riporto, come dicevo negli altri workflow, che quando mettete il CFG a 1 automaticamente non ha senso impostare il negative o comunque sia non lo considera. Lo shift anche in questo caso io tenderei a metterlo su 2, ma tutto dipende da che risultati volete avere, diciamo. Magari impostandolo a 8 viene comunque meglio su Fusion X e magari mettendolo a 2 viene, come abbiamo visto prima, ancora meglio. È inutile che vi dia delle impostazioni precise per tutti i workflow perché tutto varia in base ai video che caricate, in questo caso all'immagine di riferimento, al prompt che scrivete, ai modelli che scegliete, se non GUF, se FP16, se FP8 e tutto quanto. Partite da quelli consigliati e poi vi orientate. Ora in questo caso è inutile che vi faccia vedere la generazione perché verrebbe identica a quella della guida su Vase, perché è praticamente paritario a One 2.1 e questa è la cosa incredibile. Difficilmente vedrete un peggioramento dell'elaborazione e questo è molto ma molto interessante. Detto questo però passiamo a una cosa ancora più incredibile, ovvero i workflow con Lightning. Facciamo open, andiamo su questi, prendiamone uno che è il text to video, ma in realtà sono praticamente la stessa cosa, ma come sapete cambiano in base al fatto che mettete il testo oppure che partite da un'immagine. Il discorso è simile a prima, ma questi LoRa vanno caricati sul modello base di One 2.1, ovvero questo qui, il text to video da 14 miliardi di parametri. Non dovete caricare Fusion X qua, perché altrimenti andreste a sommare dei LoRa che potrebbero dare risultati peggiori. Come sempre i text encoder sono gli stessi perché è sempre One 2.1 così come il VAE. Qui ho messo questi nodi, siccome sono tanti LoRa che deve caricare, ho visto che fra i nodi disponibili questo era quello più comodo. Non ne ho visti altri un po' più funzionali, però nel caso voi avete già dei nodi che caricano più LoRa assieme e vi trovate meglio, è uguale. È indifferente come li caricate, potreste anche caricarli singolarmente, ma qua mi sembrava comodo usare questo. È un blocco che passa al secondo blocco, ma è come se passassero tutti insieme e sono questi LoRa qui. Li scaricate da questi link che voi cliccate e andate nelle varie pagine. Alcuni sono su Hugging Face, altri sono su CVTI. Li mettete nella cartella LoRa, cioè andate nella cartella Models LoRa. Per fare più organizzazione in One 2.1 ho fatto proprio la cartella Lightning e questi sono tutti i LoRa usati in questo workflow. Vedete, pesano quasi tutti uguali tranne questo che è 1,4 GB. Questi sono i settaggi consigliati da loro, questi due a 1 mentre questo a 0,50 e questo a 0,20. Il discorso negative prompt, ovvero essendo il CFG a 1 non viene considerato il negative. Allora su questi workflow era stato messo questo passaggio con il One Video Neg. Questa spiegazione veniva data da loro direttamente. In questo modo dovrebbe teoricamente comunque influenzare la generazione. Perciò dovrebbe ascoltarvi se mettete qualcosa qui. Vedete che ci sono gli idiomi cinesi, ma dovrebbe anche capire l'inglese.
A questo giro lo shift è a 1.5, mentre gli step, come vedete, addirittura scendono a 4. Con questa risoluzione, ma che potete impostare come volete, e un length di 81 frame, facciamogli fare una generazione e vediamo in quanto tempo riesce a farla e con che risultati. E ci ha terminato anche questa generazione e la vediamo qua, mi avvicino così almeno vi fate un'idea, che è incredibilmente realistica. Ha fatto un sacco di dettagli, anche i nei, anche la pelle, guardate qua come vengono le varie increspature, i peli in controluce del braccio. Nonostante tende all'ottimizzazione, comunque dà degli ottimi risultati. La mano è perfetta, ha un anello addirittura che viene mantenuto. E adesso facciamo una scommessa. Quanto tempo ci ha messo per fare un video così di 81 frame a 832x480 a 4 step? Secondo voi quanto ci può aver messo? Un totale di 207 secondi, che sono ben 3 minuti e 43 con questa qualità, ed è assolutamente incredibile dal mio punto di vista. È ovvio che uno si chiede perché dovrei usare i workflow di prima e non questo. Dipende, come dico sempre, da cosa dovete fare e da che risultati avete, perché questi sono l'ora applicati al modello base. Magari il vostro workflow e la vostra necessità include di mettere altri LoRa, di mettere altri nodi, di fare altre cose particolari, oppure non riuscite ad arrivare con questo workflow al risultato che volete voi. Però in generale mi verrebbe da dire questo forse è il workflow più interessante nonostante tutto. Io in ogni caso li ho fatti tutti in modo tale da avere la disponibilità di tutte le elaborazioni possibili. Vediamo proprio l'ultimo, che è la stessa cosa, sempre facendo open, andiamo in Lightning ma image to video, è identico a quello che vi ho detto prima, ma c'è l'immagine, anche qua ho lasciato il cane e tutto quanto. I LoRa sono impostati al medesimo modo, dovete mettere sempre il modello a questo giro image to video e non il text to video, però non Fusion X. Stessa cosa di qua, i settaggi potete variarli come volete voi, anche qua lo shift loro avevano lasciato 8 questo giro, ma come dicevo prima magari rimetto le note con quello che hanno scritto loro, se può tornare utile, ma non c'è nulla di fisso, è tutto un test. Sul finale abbiamo anche il color match, perché in questo modo aiuta a riprendere i colori dell'immagine messa inizialmente. Vediamo l'image to video in questo caso quanto ci mette, dato che con Fusion X ci aveva messo un po' di più e con queste ottimizzazioni magari potrebbe essere più interessante. Ha completato, vediamo un po' com'è sto giro. Ah, guarda, adesso segue la telecamera, però anche così è veramente impressionante. Forse questo sì, ha mantenuto di più i colori avendo il color match rispetto all'immagine che gli ho dato io. L'altro si era fatto un po' fregare dal sole, però ci poteva anche stare perché il cane correndo a destra poi incrocia il sole, perché sarebbe proprio qua secondo me, e a quel punto è ovvio che tutto diventa più saturo. In realtà secondo me ci stava anche l'altra generazione senza il color match, però così come l'ha fatto è sicuramente molto interessante. Quanto ci ha messo a fare questa cosa? Un totale di 239 secondi, che sono circa 4 minuti, poco di più rispetto al text to video in questo caso. Comunque c'è una differenza fra il text to video e l'image to video, perché come dicevo prima, nel text to video prende l'iniziativa e fa come vuole lui, nell'image to video ha un'immagine di riferimento e deve iniziare ad animare quella. Se non vi piace questo color match ci sono varie versioni e c'è anche uno straight che potete modificare e quindi andare a variare il colore su come ve lo sta facendo. Se vi piace ovviamente si può traslare sugli altri workflow image to video o anche di Vase. Come modello secondo me è incredibilmente interessante e mette le basi per un qualcosa di futuro che potrebbe essere veramente incredibile. Se prendessero tutto questo e lo portassero in un futuro One 2.2 sarebbe veramente pazzesco. Con questi modelli adesso possiamo generare in pochissimo tempo. Il lato negativo è che per quanto riguarda la VRAM non siamo andati a migliorare molto. Ci sono altre ottimizzazioni che si possono mettere, ma non volevo fare un workflow subito strapieno di nodi e di cose strane, ma non sempre aiutano perché spesso o degradano la qualità o allungano le tempistiche in modo incredibile. E spero che possa tornarvi utile per generare i vostri video senza dover aspettare anni davanti al monitor e sentire la scheda video che pian piano si scioglie. Piccola chicca finale riguardo le generazioni, perché effettivamente mettiamo noi la lunghezza di quanto deve generare One 2.1, ma se noi gli mettiamo un frame vuol dire che genereremo un'immagine.
Facciamo allora una prova per vedere come si fa a fare una generazione di un'immagine con One 2.1 e in questo caso usando sempre Fusion X. Ho aperto il workflow dedicato al text to video, quello base, è già tutto impostato come vi ho fatto vedere precedentemente, uso sempre i GIF. Qui gli ho messo un prompt un po' più descrittivo nello stile in cui lo faccio solitamente, il negative lo ignoro visto che siamo a CFG1, risoluzione azzardiamo e facciamo 720 x 1280, il resto lo lascio così con step 10, CFG1, sample name UniPC e scheduler simple. Però dobbiamo modificare appunto il length perché altrimenti ci fa un video, noi gli diciamo 1. Se anche lasciamo il video combine, in realtà nell'output ci darà sia l'immagine che il video. Ovviamente il video non sarà un video ma sarà un mp4 da un frame, ma se voi non volete avere questo doppio file cancellate questo e fate il save image, semplicissimo. E come ultima cosa, avendo già sistemato qui le note, ho messo i valori che dicevano loro. Siccome ho alzato la risoluzione, proviamo a dirgli 2 di shift e vediamo se fa qualcosa di migliore. Proviamo a farlo elaborare e vediamo quanto ci mette a questa risoluzione. Proviamo ad avvicinarci e vediamo come l'ha fatta. È molto digital painting, anche se a Rattaglia avevo detto di fare una foto, però tutto sommato è un'ottima qualità. Ha le dita perfette, il vestito è molto credibile, i capelli sono un po' da illustrazione, però secondo me tutto sommato è venuta molto bene, anche la parte qua dietro. È il prompt che ho usato per fare la copertina di questo video, in poche parole. Ma quanto ci ha messo a fare questa generazione a 1280x720? 59 secondi, in pratica un minuto preciso. Non è venuta esattamente come gli ho chiesto io perché doveva fare una foto reale, ma è venuta molto bene qua e considerate che stiamo parlando di 1280x720. Così potete usare One 2.1 in qualsiasi forma. Ottimizzare è la cosa che ci aiuterà a generare sempre di più e sulle nostre schede video. Si va sempre più veloci e si sta andando veramente verso generazioni assolutamente incredibili. Ovviamente non siamo ancora ai livelli dei servizi online, però non siamo neanche così distanti. Bisogna mettersi un po' lì col prompt, con le immagini e studiarsi un po' tutto, ma vedete che adesso si arriva a fare un qualcosa senza dover aspettare gli anni. È ovvio che i test io li ho fatti con la mia 3090 e con 24 GB di VRAM. È una scheda di alta fascia, non è appena uscita, però mi permette di fare tanti test, tante cose senza avere grossi problemi. Come dicevo nella guida, provate dei GIF un pochettino più bassi, magari andate sul Q5, però dipende sempre da quanti giga avete voi, se ne avete 16, se ne avete 12, ma parliamo sempre di generazioni video che chiedono comunque molto di più rispetto alle generazioni di immagini. È vero, ci sono tantissime ottimizzazioni che si possono mettere, ma considerate sempre che l'ottimizzazione un pochettino di qualità la toglie. Anche One Fusion X e Lightning soprattutto tolgono un po' di qualità rispetto a One 2.1. Cercano di aggiungerla mettendo dei lora che fanno un po' quel lavoro, però non è detto che avrete sempre degli ottimi risultati. Io i test che ho fatto mi hanno dato l'idea che le generazioni siano abbastanza simili fra i due modelli. Dovete un po' testare voi con le vostre generazioni. È anche vero che se uno si appassiona a queste cose e inizia a farle un pochettino più avanzate, conviene sempre investire in una scheda video e almeno vi togliete tutte le problematiche di impazzire per riuscire a guadagnare qualche minuto, qualche secondo. Ma se avete veramente poche giga di VRAM, fare anche un video di 3 secondi o 4 secondi si traduce in ore di elaborazione, perché quando vi satura la VRAM va sulla RAM e passare sulla RAM significa che da una Ferrari F80 vi affacciate e scendete su una bici e iniziate a pedalare. Perciò capite che stare dentro la scheda video aiuta tantissimo. Spero comunque che questi workflow vi siano d'aiuto per far scendere le tempistiche delle vostre generazioni. Scrivetemi nei commenti se vi ha aiutato particolarmente a risparmiare tempo, ma se non vi siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi e magari lasciate anche un like se vi è piaciuta questa guida. Ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord dove condividiamo immagini, video, dubbi, domande, problematiche e anche novità che arrivano magari improvvisamente vengono messe sul server Discord. E se volete contribuire a far crescere questo canale c'è sempre la pagina Patreon dove condivido in anticipo i workflow, magari alle volte anche video quando riesco, e potete eventualmente partecipare alla creazione della prossima guida. E allora ci vediamo appunto alla prossima guida. Ciao!